Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questa è la vostra prima volta qua. Oggi faccio un nuovo video e oggi vi parlo del mio secondo viaggio, il mio secondo soggiorno in Italia. Poco fa sono tornato a casa dall'Italia, era la mia seconda volta in Italia. Questo viaggio, questo soggiorno è durato per esattamente 3 settimane, 21 giorni, quindi decisamente una bella vacanza. L'estate scorsa ho passato quasi 70 giorni in Italia, quindi ormai direi che conosco il paese abbastanza, per dire il meno. Comunque non è un segreto che amo tantissimo l'Italia, gli italiani, cibo, vino, la cultura, tutte le cose italiane. E dopo il primo viaggio in Italia, quando ero tornato a casa a luglio dell'anno scorso, decisamente ovviamente volevo ritornarci a più possibile, perché ero molto curioso di vedere se l'Italia avesse tipo lo stesso fascino, la stessa attrazione per me dopo tipo un primo viaggio in cui ho passato un po' tanto, quasi un po' più di due mesi. Ovviamente per il secondo viaggio forse penserei diversamente dall'Italia. Quindi tenevo questa cosa in mente e ero molto curioso di vedere, di capire cosa succederà quando sarei tornato in Italia. La prima cosa è che quando sono atterrato a Roma e quando mi sono immerso nel paese di nuovo, mi sentivo come se non fosse andato via. Quindi mi sentivo proprio come se non fosse successo niente, come se non ci fosse un periodo di quasi 9 mesi tra la partenza e il ritorno. Quindi questa cosa era molto figo, molto bello secondo me, di sentirmi come se ero proprio tipo a casa, diciamo. Ovviamente era un gran piacere di parlare italiano ogni giorno, di immergermi nell'italiano ogni giorno e di usare la lingua ogni giorno. Ma con questo ho notato che decisamente, o forse non mi facevo fatica quasi per niente, direi. Però, essendomi, voglio continuare a migliorare il mio italiano, diciamo che voglio parlare più naturalmente e più come un madrelingua italiano. Decisamente ho imparato che forse me ne sono accorto che sì, devo continuare a migliorare, devo continuare a trovare o scoprire i modi per essere più naturale, più come una madrelingua, più italiano, diciamo. Come tutte le cose nella vita, imparare una lingua è sempre un viaggio che non finisce mai, quindi c'è sempre una cosa da imparare. Ma fortunatamente mi sentivo che decisamente sono migliorato durante i 9 mesi e decisamente i miei sforzi di migliorare il mio ascolto sono andati bene, quindi decisamente avevo più facilità di ascoltare, di capire le persone decisamente nei locali, perché in estate scorsa facevo un po' di fatica a volte di capire le persone nei locali con tutto il rumore. E ovviamente la mia prima volta in Italia c'erano un sacco di cose naturali che le persone dicono e le cose che non si può trovare tipo in un libro o un altro testo o un altro contesto tranne per viverlo veramente. Comunque questo è il mio primo pensiero, che devo continuare ovviamente a migliorare. Vedremo cosa succederà la prossima volta in Italia. E ho notato che gli italiani stanno ancora fumando tantissimo. È decisamente una delle cose che non mi mancava, essere di nuovo in Italia dove ci sono
i portaceneri dappertutto, il fumo dappertutto, tutte le persone. Non mi mancava sentire il fumo alla tavola. Quindi decisamente ho continuato a notare che il fumo è dappertutto, anche i graffiti, o forse il vandalismo, perché una mia amica mi ha detto che forse i graffiti sono visti come un'arte, e forse la parola che devo usare è il vandalismo. È impossibile da ignorare, è un'altra cosa che decisamente esiste dappertutto in Italia. E parlando delle cose negative, secondo me, forse è un po' divertente, ho imparato che gli autobus romani non possono essere fiduciati, non si deve fidare degli autobus a Roma. Sfortunatamente ho imparato questa cosa di persona, ovviamente. Ho vissuto la vita di un romano con la metro e l'autobus, e che l'orario non significa niente per gli autobus, e anche le fermate non significano niente per gli autobus, che a volte gli autobus non vanno alle loro fermate, ma si fermano in un posto completamente diverso. E la mia amica Sonia mi ha chiesto, tipo, c'è una cosa che ti stupisce, forse non ti stupisce, ma praticamente se ci fosse una cosa che mi dà ancora tipo un po' di un sciocco, tipo culture shock. E direi di no. Forse perché mi immergo così tanto nelle cose italiane qua a casa, con Netflix, YouTube, le mie amiche. Non lo so, non c'erano le cose che mi hanno dato tipo uno shock, culture shock, tipo una differenza tra i nostri paesi. E mi ha detto che anche per lei, quando viene qua in America, ci sono sempre le cose che le scioccano un po'. E purtroppo, no, forse non è purtroppo, ma a me non succede. E per ritornare all'inizio di questo video, direi che sì, amo lo stesso l'Italia, la cultura, i posti, la gente, le cose, tutte le cose dell'Italia le amano lo stesso. E ancora vorrei trasferirmi in Italia, forse a Roma, non lo so, vedremo cosa succederà nella vita. Però questa voglia esiste ancora, e forse anche un po' più forte con il passaggio di 9 mesi di più, adesso che praticamente l'anno 2022 è quasi finito a metà e sto invecchiando, quindi non c'è tanto tempo forse per trasferirmi in Italia, non lo so, ma questa voglia esiste ancora. Il fascino esiste ancora per l'Italia, e mi attrae così tanto la vita italiana, il paese, tutte le cose. Perché se ci sono le cose negative, mi piacciono lo stesso, perché ogni posto ha le loro cose negative. Ovviamente qua in America abbiamo tante cose negative, ma voi fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate. Siete sorpresi che mi piaccia lo stesso, o forse pensavate che tipo la mia attrazione sarebbe stata cambiata? Non lo so, fatemi sapere nei commenti. E questo secondo viaggio era un altro tipo promemoria di vivere più tranquillamente, in modo più con calma, perché lo dimentico quando sono a casa ogni giorno a New York, quando lavoro, e ogni volta che vado in Italia è una bella promemoria di vivere in un modo diverso, forse in un modo che preferisco, come tipo gli italiani. Sì, e come sempre è un'altra promemoria che mi piacciono le ragazze italiane, e ovviamente in Italia è così bello. Tutte le persone dappertutto in forma, ben vestite, le ragazze bellissime dappertutto che si guardano.
Ma dai, questi sono i miei pensieri dopo il mio secondo viaggio in Italia. Magari tornerò in Italia tipo forse verso Capodanno, non lo so. Mi piacerebbe tanto andarci in inverno, sì, a Capodanno, dopo Natale, non lo so, vediamo. Ma penso che questo sia quanto per oggi, spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre grazie per averlo guardato e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!